Ciao a tutti, ben ritrovati per un nuovo video. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi torno ad ascoltare Putri Ariani, una cantante indonesiana bravissima. Ho già fatto la reaction sulla sua esibizione ad America's Got Talent, in cui ha ricevuto il Golden Buzzer proprio da Simon Cowell. È stata una performance incredibile. Mi avete scritto in tantissimi, vi ringrazio, e mi avete chiesto altre reaction su di lei. Ed eccomi qua per accontentarvi. Qua sto tornando un po' indietro, diciamo di qualche anno, perché questo è un video già di 3 anni fa che è sul suo canale YouTube, quindi aveva 14 anni, ok? E canta un brano di Lady Gaga. Io non ho mai ascoltato questo brano, lo ascolterò per la prima volta insieme a voi e faremo un'analisi vocale insieme. Prima di iniziare vi chiedo per favore di iscrivervi e lasciare un like se volete supportarmi, e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Io ovviamente dovrò interrompere il video più volte per dare dei commenti tecnici di analisi vocale. Se volete vedere il video originale senza interruzioni lo trovate qui sotto in descrizione. Andiamo a sentire. Wish I could have said goodbye. I would have said what I wanted to. Maybe even cried for you. If I knew it would be the last time, I wanna broke my heart in two, trying to save apart you. Don't wanna feel another touch, don't wanna start another fire, don't wanna know another kiss, no other name falling off my lips. Don't wanna give my heart away to another stranger. Only the knowledge I begin, won't even let the sunlight in. No, I'll never love again. Wow. I'll never love again. Ok, allora scusate un attimo, ma è bravissima. Ma come si può cantare in una maniera così precisa, così esperta già a 14 anni, ok? Sta cantando in maniera molto matura, ok? Io ho visto l'esibizione ad America's Got Talent e lì ha già 17 anni, che è comunque prestissimo per poter calcare un palco del genere, e lei l'ha fatto comunque benissimo come una cantante navigata, ma qui a 14 anni, ma come si fa a cantare in questa maniera? È bravissima, bravissima, vorrei averla come allieva, perché veramente mi darebbe tantissima soddisfazione, è stata incredibile. Questo brano è difficilissimo da cantare per chiunque, ok? Ma soprattutto per una ragazzina, perché il testo è molto impegnativo. Apprezzabile anche il fatto che abbia voluto inserire le parole in sovrimpressione, e per dare ancora più valore a quello che sta dicendo, vuol dire che ha riflettuto molto sul significato del testo. E non è una cosa banale, d'accordo? Perché qua è tutto focalizzato sull'interpretazione. Un brano così è tutto interpretato, ok? Il brano è ovviamente I'll Never Love Again di Lady Gaga, tratto dal film A Star Is Born. Non vi voglio fare spoiler se non avete visto il film, però insomma è un brano importante per il finale, soprattutto è drammatico, ecco, non vi dico altro se non l'avete visto, non voglio fare spoiler, però insomma è un brano impegnativo dal punto di vista emotivo. Lei lo sta facendo in maniera incredibile, e sentite quanti colori che va a mettere con la voce. Magari riascoltiamo per un attimo per cogliere queste sfumature, però poi andiamo avanti perché vorrei sentire la parte successiva. Rimettiamo un attimo dall'inizio per ascoltare cosa ha fatto. Wish I could
could have said goodbye. Come ho detto anche nell'altro video su di lei, è bravissima nel gestire le dinamiche, bravissima a soppesare le parole, a usare appunto tutti questi colori, il soffiato quando serve. Qui all'inizio sta cantando praticamente sottovoce, però sta comunque modulando, dando delle dinamiche di intensità, soppesa tutti i respiri, sentite? I would have said what I wanted to, maybe even cried for you if I knew. Allora, mi colpisce intanto questo respiro molto enfatizzato. Allora, potrebbe essere anche considerato un errore. Insomma, se fosse una mia allieva glielo farei notare, perché questo respiro è molto rumoroso, ok? Però potrebbe essere anche voluto, ok? Per esempio, ho in mente Lara Fabian, ho fatto tante reaction anche su Lara Fabian, e lei spesso enfatizza questo respiro in modo così rumoroso apposta per dare più carica emotiva alla frase che sta per cantare, ok? Per dare anche questo senso un po' di affanno emotivo anche. Secondo me sta facendo la stessa cosa qua, perché non ho notato un respiro del genere nell'altra esibizione. Potrebbe anche essere che ci abbia lavorato sul suo respiro, può anche essere. Però può essere anche una scelta stilistica, ok? E comunque qui è efficacissima, quindi va bene così. L'altra cosa che mi colpisce è quanto poco muova la bocca. Se guardate è praticamente ferma, ok? Ma il suono è perfetto. Vuol dire che dentro sta comunque creando la risonanza giusta, la risonanza ideale per mantenere questo suono bello squillante, bello corposo, però poi riuscire a muoversi tra questi fraseggi dal piano al forte su queste note prima basse e poi alte, queste note alte fatte in M2, tra l'altro in falsetto, un falsetto arioso peraltro, ma sempre molto, molto legate, non ci sono stacchi, non ci sono sbalzi, instabilità, è sempre molto controllata e lo sta facendo sempre mantenendo la bocca praticamente mezza chiusa, ok? Veramente molto brava, vuol dire che è molto consapevole e forse anche il fatto che sia cieca la aiuta a essere ipersensibile alle sensazioni uditive, ma anche tattili, sensoriali, le sensazioni propriocettive, ok? Nel canto sono proprio le sensazioni interne, di percezione interna del proprio strumento, e che è anche ciò che rende il canto così diverso da tutti gli altri strumenti, perché lo strumento siamo noi, ce l'abbiamo dentro, non lo vediamo ma lo percepiamo, ok? Tutte queste sensazioni muscolari anche interne, secondo me sono molto amplificate in lei e infatti non ha bisogno di fare chissà che con la bocca, con la faccia, con la parte esteriore, diciamo, della mimica, perché ce l'ha già dentro tutte le posizioni, tutti gli equilibri, ok? It would be the last time I wanna broke my heart in two. Sì, perché vedete, tra l'altro, i denti ce li ha praticamente in certi punti incollati gli uni con gli altri, no? Le due arcate dentali sono praticamente ferme, sta facendo questo, ok? Ed è anche un esercizio questo, si fa di serrare i denti, senza stringere, ovviamente senza stringere la mandibola perché sennò si creerebbe una rigidità, però articolare in questo modo perché l'articolazione avviene all'interno, con la posizione della lingua, del palato, eccetera. Comunque, molto brava. Trying to save a part of you. Don't wanna feel another touch. Don't wanna start another fire. Che brava. Don't wanna know another kiss. No other name falling off my lips. Don't wanna give my heart away to another stranger. Only the knowledge I begin. Won't even let the sunlight in. No, I'll never love again. I'll never love again. Oh. Che brava, veramente incredibile. Sentite poi che pronuncia perfetta dell'inglese che ha.
veramente fantastica. Vi dico anche un'altra cosa, poi andiamo avanti. Sta facendo una cosa importantissima per mantenere questa risonanza stabile, questo suono così collegato, nonostante stia facendo tutti questi cambi di registro. Lei sta posizionando la lingua in maniera orizzontale. Questa è una grande intuizione del metodo EMV, Extreme Mixed Voice, di cui io sono vocal trainer di primo livello. È un metodo di Antonio Di Corcia, mio insegnante, mio mentore, che ha proprio diciamo individuato nella lingua una degli elementi fondamentali per rimanere in mix, ok? Per rimanere in un suono, per mantenere il suono stabile. E la lingua deve stare in posizione orizzontale, non si deve spostare, ed è per questo che non muove tanto la bocca, non ne ha bisogno. La posizione la crea internamente, quindi il suono riesce a muoversi, ok? Senza stacchi, senza sbalzi, ok? È anche una visualizzazione, ok? Perché lei non sta visualizzando le note in alto o in basso, le sta visualizzando come se fossero sullo stesso piano orizzontale, e in questo modo la lingua si stabilizza, e anche la risonanza e la consonanza anche di conseguenza. Veramente molto molto brava. Andiamo avanti. When we first met, I never thought that I would fall. I never thought that I'd find myself lying in your arms. And I wanna pretend that it's not true. Oh, baby, that you're gone. 'Cause my world keeps turning and turning and turning on, and I'm not moving on. Don't wanna feel another touch. Don't wanna start another fire. Don't wanna know another kiss. No other name falling off my lips. Don't wanna give my heart away to another stranger. Oh, let another day begin. Won't even let the sunlight in. No, I'll never love. I don't wanna know this feeling unless it's you and me. I don't wanna waste a moment. And I don't wanna give somebody else a better part of me. I will run away for you. Wow, wow, wow. Allora, è veramente incredibile. È riuscita a dare un tocco così personale a un'interpretazione di un brano che andrebbe cantato solo se hai vissuto quelle sensazioni di assenza, di mancanza di qualcuno, no? E lei lo sta facendo veramente come se fosse una cantante matura, esperta, non solo una cantante, una persona matura, una persona che ha vissuto, che ha sofferto davvero. E io non lo so se sia davvero così, però te lo fa credere. Mentre la ascolti, tu percepisci la sofferenza. È questo che deve fare un cantante, deve comunicare qualcosa. Lei lo sta facendo benissimo. La canzone è stupenda, quindi è già un aiuto, ecco. Però se non la canti in questa maniera non funziona, non riesci a comunicare. Lei invece lo sta facendo in maniera perfetta. Questo suono pieno, incalzante, anche molto compresso, è sempre in voce piena con un suono molto compresso, su queste note comunque già abbastanza alte, ma soprattutto la carica emotiva che riesce a trasmettere con la sua voce. Il vibrato anche, certo, però è proprio un insieme di cose, sono tante cose messe insieme. Wow, incredibile. Ha fatto anche qualche squittio un po' alla Sia, se vi siete accorti. Questo squeaky, questo attacco un po' squeaky, abbiamo sentito farlo anche nell'altra esibizione.
fa tante cose, fa tantissime. Veramente, veramente una cantante molto completa e ascoltandola non ti sembra veramente che abbia 14 anni. Non sembra assolutamente. Wow, fantastica. Vediamo il finale. Don't wanna feel another touch. Don't wanna start another fire. Don't wanna know another kiss. Baby, let's stay on your lips. Don't wanna give my heart away to another stranger. Don't let another day begin. Won't even let the sunlight in. No, I'll never love again. Love again. Oh, I'll never love again. Oh, again. Vabbè, 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 ok. Mamma mia, ma qua, cioè, si è addirittura lasciata andare così tanto che si è messa a piangere. È incredibile perché si è immersa talmente tanto nel brano che è diventata il brano che stava cantando. Si è immedesimata talmente tanto, anche se magari quelle emozioni non le ha vissute. Io non lo so, magari sì, o le ha vissute in modo diverso, non lo so, ma anche se non le avesse mai vissute realmente, cantando la canzone è riuscita a viverle e a fartele vivere mentre l'ascolti. Questo è il grandissimo potere della musica e il grandissimo potere della voce. Wow, ma assurda, assurda. Non ha neanche senso a questo punto andare a riascoltare e ad analizzare la tecnica, perché questa non è tecnica, questo è oltre. C'è una tecnica sopraffina dietro, ok? Ma come ho detto altre volte, in altre reaction, la tecnica deve essere al servizio dell'interpretazione e qui l'interpretazione è tutto, ok? Veramente incredibile, incredibile. Guardate, ha le lacrime agli occhi, ma come si fa? Come si fa a non emozionarsi di fronte a una performance del genere? Poi mi ha fatto impazzire quando riparte il ritornello finale e lo fa sottovoce, vediamo se lo trovo. Quella parte incredibile, poi il crescendo finale, i melismi che fa alla fine, ha fatto tantissime cose. Riascoltiamo solo il finale, dai, l'ultima volta, però che roba, incredibile, perfetta. Don't wanna feel another touch. Ah, avete sentito che si è spezzato il suono nell'attacco, quasi come se fosse rotto dall'emozione, ed è bellissimo così, non è un errore, è perfetto, è voluto, è fatto apposta, ed è bellissimo. Don't wanna start another fire. Don't wanna know another kiss. Baby, let's stay on your lips. Sentite che emozione, che pathos che ci mette. Infatti già qui sta scoppiando a piangere perché è veramente sta soffrendo anche lei mentre sta cantando. Pazzesca, pazzesca. Poi sentite che pienezza che ha, di nuovo questo attacco un po' con questo squittio, diciamo, che è un piccolo sobbalzo del piano delle corde che per un attimo si spezza, il suono si spezza con questo sobbalzo, però anche qua è emotivo, è funzionale all'interpretazione. Riascoltiamo il finale. Don't wanna give my heart away Graffiato. to another stranger. Don't let another day begin. Won't even let the sunlight in. No, I'll never love again. Ok, anche qui sentite quanta compressione che c'è. Non ce la faccio a non analizzare la tecnica, scusate, però è importante perché questo è il mezzo con cui si può esprimere, ok? Lei sta cantando già su note particolarmente alte, vediamo che note sono.
ok? È un Re 5, credo che sia la stessa tonalità cantata anche da Lady Gaga. Vedete che non sta aprendo moltissimo la bocca anche su queste note molto alte, vuol dire che il controllo avviene all'interno, e sta usando le false corde per comprimere e per mantenere questo suono in voce piena anche in questa zona che è già oltre la sua zona di passaggio. Questo si chiama mix estremo, sempre per il metodo EMV che vi ho spiegato prima. False corde si attivano e quindi le corde vere rimangono, diciamo, continuano a produrre un suono pieno, perché il loro tempo di contatto aumenta anche in questa zona in cui il suono si dovrebbe alleggerire in qualche modo, ok? Lady Gaga fa la stessa cosa, ok? Lady Gaga è una cantante rock, ok? Travestita da cantante pop. In realtà lei è una rocker assoluta, e infatti tutte queste note acute le fa tutte, secondo me, in mix estremo, ok? Cioè comprime moltissimo per mantenere appunto la voce piena, pur essendo in mix, quindi non è un belting, anche se lo sembra dal punto di vista acustico, o in alcuni punti magari lo è, però sicuramente Putri Ariani qui non sta cantando in belting, sta cantando in mix estremo, in queste parti finali. E quindi tanta roba, cioè ci vuole tanta padronanza per fare questa cosa qui. C'è gente che studia una vita per arrivare anche solo a fare un quarto di quello che lei ha fatto adesso, ok? È veramente un grandissimo talento. Ascoltiamo l'ultima parte finale e poi chiudiamo. Love again. Will I never love again? Bellissimo, bellissimo. Non c'è nient'altro da dire, è stupenda, un'esibizione del genere è fantastica, bravissima. Ascolterò sicuramente altre esibizioni, altre cover di Putri Ariani. Fatemi sapere per favore nei commenti quale potrebbe essere la prossima reaction su di lei. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, potete anche abbonarvi se volete ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di guardare in anteprima i prossimi contenuti che pubblicherò. Ci vediamo al prossimo video, ciao!